Ciao a tutti, io sono Luca e questo video è pensato per quelle fantastiche persone che stanno imparando l'italiano. Se sei una di queste persone, sei nel posto giusto. Su questo canale infatti ho pubblicato centinaia di video per imparare l'italiano. Se hai voglia prova a dare un'occhiata alla pagina del canale così ti fai un attimo un'idea dei video che pubblico di solito. Detto ciò, in questo episodio volevo parlare di 3 espressioni con la parola piega. Il sostantivo piega probabilmente lo conoscete, piega è un sostantivo femminile, evidentemente collegato al verbo piegare. Per esempio, questo è un foglio, se faccio così, cosa faccio? Lo piego, no? Ho piegato il foglio, questa è una piega. Quindi la piega è sia il risultato dell'azione di piegare, sia il punto in cui ho piegato il foglio. Ecco, io ho fatto l'esempio con il foglio, con un pezzo di carta. Il sostantivo piega si può usare anche in riferimento ai vestiti e spesso viene usato in riferimento ai vestiti. Quindi una piega è quando il vestito, per esempio questa camicia, no? Se io la piego, no? E poi la lascio per tanto tempo così, poi verosimilmente qui rimane un segno. Il segno dove la camicia è stata piegata. Ecco, anche in questo caso si parla di piega. Per quanto riguarda i vestiti, la piega può essere la piega fatta appositamente, per esempio sui pantaloni eleganti di solito viene fatta una piega nel mezzo, no? Così che il pantalone sia proprio dritto, no? I pantaloni vengono stirati appositamente per avere una piega, oppure quando il vestito viene lasciato in giro, viene pestato, eccetera, eccetera, viene stropicciato, diciamo in italiano, no? Si usa il verbo stropicciare se vogliamo, quando è tutto pestato, se vogliamo, si può dire anche pestare un vestito. Ecco, quando è tutto così possiamo dire che il vestito è pieno di pieghe. Per intenderci, un vestito pieno di pieghe è un vestito che non è stato stirato. Detto ciò, in questo video non volevo parlare del significato letterale del sostantivo piega, quanto di 3 espressioni idiomatiche con questo sostantivo. La prima espressione è non ha fatto una piega. Questa espressione viene usata in riferimento alle persone e di solito la sentirete in questa forma, cioè al passato prossimo, terza persona singolare. Non ha fatto una piega. Non ha fatto una piega significa fondamentalmente che la persona in questione non ha avuto alcuna reazione, è rimasta impassibile. Cioè noi abbiamo detto a questa persona qualcosa, questa persona è rimasta del tutto indifferente. Non so se conoscete l'aggettivo impassibile, ecco, impassibile significa proprio questo, che una persona rimane indifferente, non ha alcuna reazione. Quindi magari, non lo so, noi diciamo qualcosa a qualcuno, ci aspettiamo una qualche reazione, magari diciamo a questa persona qualcosa di importante, qualcosa che la dovrebbe, non so, sconvolgere o comunque che dovrebbe suscitarle qualche emozione, questa persona rimane impassibile, rimane indifferente, come se in realtà la cosa non la riguardasse più di tanto. Ecco, in questi casi noi possiamo dire che questa persona non ha fatto una piega. Non so se conoscete il modo di dire non ha battuto ciglio. Ecco, diciamo che non ha fatto una piega e non ha battuto ciglio sono 2 modi di dire piuttosto simili. Qualche tempo fa avevo fatto un video anche sul modo di dire non ha battuto ciglio, vi metto il link qua in alto, se avete voglia dategli un'occhiata. Ma passiamo alla seconda espressione. La seconda espressione di cui volevo parlare è non fa una piega. Di solito, ecco, questa espressione la sentirete alla terza persona singolare del presente e in riferimento a un ragionamento. Quindi un esempio potrebbe essere: il tuo ragionamento non fa una piega. Master Combo! Che significa? Significa che è assolutamente logico. Cioè non si può obiettare niente al tuo ragionamento, il tuo ragionamento non fa una piega, vuol dire che il tuo ragionamento è assolutamente logico. Cioè in altre parole un ragionamento che non fa una piega
è un ragionamento che non ha dei punti deboli, è un ragionamento logico, se vogliamo, inattaccabile. Non so se conoscete il modo di dire fa acqua da tutte le parti. Ecco, diciamo che non fa una piega è il contrario di fa acqua da tutte le parti. Qualche tempo fa avevo fatto un video anche sul modo di dire fa acqua da tutte le parti. Qua in alto vi metto il link, se avete voglia dategli un'occhiata. Detto ciò, passiamo al terzo e ultimo modo di dire con la parola piega. Allora, l'ultima espressione di cui vi volevo parlare è sta prendendo una brutta piega. Cosa vuol dire sta prendendo una brutta piega? Sta prendendo delle brutte abitudini. Probabilmente frequentando persone con cattive abitudini, questa persona sta prendendo anche lei delle cattive abitudini. Di solito questo modo di dire viene usato in riferimento a persone giovani, ragazzi, ragazze che magari frequentando persone con cattive abitudini prendono delle cattive abitudini e allora le persone commentando dicono quel ragazzo sta prendendo una brutta piega, che è un po' come dire si sta incamminando sulla strada sbagliata. Io ho fatto l'esempio delle persone giovani, di solito viene usato in riferimento alle persone giovani, magari può essere usato anche in riferimento ad altre persone, a qualsiasi persona che a un certo punto inizia a prendere delle cattive abitudini. Ecco, questo è l'unico significato che viene riportato dai dizionari. Va anche detto però che il modo di dire sta prendendo una brutta piega viene usato anche in modo diverso, in riferimento a delle situazioni. Vi faccio subito un esempio. Ci sono persone che dicono la situazione sta prendendo una brutta piega, che significa la situazione sta degenerando, oppure la situazione sta peggiorando. Questo modo di usare l'espressione sta prendendo una brutta piega non viene riportato dal dizionario, ma è piuttosto frequente. Quindi sta prendendo una brutta piega può essere usato in riferimento a una persona per dire che la persona sta prendendo delle cattive abitudini, oppure in riferimento a una situazione per dire che la situazione sta peggiorando, sta degenerando. In questo senso potremmo parafrasare l'espressione in questo modo. La situazione sta iniziando ad evolversi in senso negativo, cioè la situazione era così, poi ha iniziato a peggiorare. E quindi qualcuno commentando può dire sta prendendo una brutta piega. Ecco, spero che queste 3 espressioni con la parola piega vi siano piaciute. Se vi interessa parlare bene l'italiano vi invito caldamente ad iscrivervi al canale e che la forza dell'italiano sia con voi.